una fredda notte, all'inizio del 1944, un sommergibile emerge dalle profondità del Mar Ionio e si avvicina lentamente all'imboccatura del porto di Taranto. È uno dei pochi sommergibili ancora a disposizione della Marina Nazionale Repubblicana. A bordo, uomini in muta nera aspettano di entrare in azione. La tensione si taglia col coltello. I motori del sommergibile si fermano. La squadra emerge dal boccaporto, scende sul ponte e silenziosamente cala in mare gli zatterini di gomma su cui vengono caricati dei pesanti ordigni. Poi anche gli uomini scivolano in acqua e si spingono verso l'interno del porto, scomparendo nell'oscurità. Sono passati poco più di 3 anni dal raid inglese al porto di Taranto e ora ne sta per avvenire un altro, ma di tipo diverso e questa volta a parti invertite. Quando sentiamo parlare di uomini rana, vengono subito in mente le imprese e le incursioni degli uomini della 10ª MAS a bordo dei siluri a lenta corsa, meglio noti come maiali. The most successful Italian sneak craft was their version of the human torpedo, the Siluro Lente Corso, the SLC. Ma ci furono altri reparti della 10ª MAS che, senza usare questo mezzo, hanno inflitto gravi danni agli alleati anche dopo l'armistizio dell'8 settembre. È uno di questi reparti che porterà a compimento l'azione nel porto di Taranto di cui parla questo episodio. Di questa azione non si trova traccia in nessun libro di storia, perché la sua segretezza è stata mantenuta sia dagli uomini che l'hanno eseguita, sia dagli alleati, per i quali fu fonte di grande imbarazzo. A questo punto vi chiederete come io ne sia venuto a conoscenza. La risposta è semplice. Mi fu raccontata da uno di quegli uomini che vi prese parte. Il marò Sergio Messore. Ma nonostante le mie pressanti richieste, Messore non accettò mai di essere intervistato, forse anche per rimanere fedele alle consegne ricevute 70 anni fa. Poi l'età e la malattia lo portarono via ed è arrivato il momento di raccontare la sua storia. Nella sua narrazione, alcuni vuoti del racconto sono stati colmati da me incrociando informazioni tratte da altre fonti, interviste, libri e documenti vari. Come ogni storia d'armi dell'Esercito Nazionale Repubblicano, anche questa inizia l'8 settembre 1943. Per molti giovani cresciuti nel ventennio, la notizia dell'armistizio ebbe un effetto devastante sul loro animo. Il giovane Sergio Messore, piemontese, classe 1925, non fu un'eccezione. La sua indignazione si trasformò presto in volontà di agire e decise di arruolarsi volontario nel nuovo nato Esercito Nazionale Repubblicano. Il padre, venuto a saperlo, cercò di dissuaderlo, ma Messore non poteva accettare di rimanere a guardare. Mi ribolleva il sangue, mi confessò una volta. Arruolatosi nella 10ª MAS alla caserma San Bartolomeo di La Spezia, fu selezionato per entrare a far parte di un gruppo speciale, un reparto specializzato in intelligence e sabotaggio. Il gruppo, che fu poi chiamato Vega, era conosciuto anche come Battaglione Vega, anche se in realtà era una costola di un altro battaglione, quello dei nuotatori paracadutisti, che era a sua volta inquadrato nel Reggimento San Marco, di cui faceva parte anche il Battaglione Barbarigo e il Battaglione Lupo. All'inizio del 1944, dopo un primo periodo di addestramento, Messore e la sua squadra furono inviati in zona di operazioni sulla Gustav Line. L'incarico era quello di raccogliere informazioni sui movimenti delle truppe alleate, attraversando inosservati il fiume Sangro. Inosservati sì, ma sempre in uniforme per evitare, in caso di cattura, di essere accusati di spionaggio e di essere quindi fucilati, come poi accadde ad altri uomini del gruppo Vega. Dopo il cedimento della Gustav Line, il reparto si raccolse di nuovo a Montorfano, presso il lago di Como, dove ebbe luogo un intenso addestramento all'uso degli esplosivi per azioni di sabotaggio. Il livello di perizia raggiunto fu tale che furono inviati a Berlino per condividere le loro capacità con i reparti speciali di Otto Skorzeny.
Quando tornarono in Italia, ricevettero istruzioni per un'incredibilmente audace azione di sabotaggio che avrebbero dovuto svolgere di lì a poco. L'azione fu preparata in gran segreto, al punto che, come detto, ancora oggi non se ne trova traccia in nessuna pubblicazione. Ma torniamo a quella notte del 1944. Una volta entrata in acqua la squadra, il sommergibile si allontana, si immerge e scompare nella notte. Vengono individuati gli obiettivi, alcuni cacciatorpediniere attraccati a poca distanza l'uno dall'altro. Più gli uomini si avvicinano, più fanno attenzione ad evitare rumori. All'improvviso si fermano. Le lame di luce delle fotoelettriche si stanno avvicinando. Gli uomini immergono la testa nell'acqua. Le luci gli passano accanto, solcando la superficie del mare. L'avvicinamento riprende. Finalmente raggiungono le navi. Innescano le cariche magnetiche e le piazzano sotto il livello di galleggiamento dello scafo. Clank! Benché attutito dall'acqua, il rumore del metallo si fa sentire. Gli uomini si guardano intorno nervosamente. Ma per fortuna nessuno si è accorto di nulla. Anche l'altra squadra, piazzata alla carica, inizia a guadagnare l'uscita del porto, sfilando a poca distanza. Raggiunto il mare aperto, gli uomini si dirigono verso una spiaggia decente. Escono dall'acqua strisciando come dei caimani e, dopo essersi assicurati che nessuno li abbia visti, iniziano a nascondere l'equipaggiamento sotterrandolo nella sabbia. Alle loro spalle un bagliore squarcia il buio della notte. Ne segue subito un altro. 2 cacciatorpediniere alleati bruciano. Uno colerà poi a picco. Gli uomini si allontanano rapidamente e iniziano a piedi il loro lungo viaggio attraverso il territorio occupato dagli alleati per poi raggiungere e oltrepassare le linee. Messore torna a Como, dove continua l'addestramento in attesa della prossima missione. Ma con l'arrivo del 1945 la situazione del fronte sud si fa sempre più precaria. Alla fine di aprile la linea gotica cede in più punti. L'intero reggimento San Marco, più altri reparti della 10ª, vengono schierati nelle valli di Comacchio per contribuire alla difesa di Porto Garibaldi. Fra loro ci sono anche gli uomini del gruppo Vega. Il terreno paludoso della zona ostacola l'uso dei carri armati e riduce la superiorità di mezzi degli alleati. Il tentativo di sbarco britannico viene fermato, ma alla fine gli alleati sfondano comunque via terra. Arriva l'ordine di attraversare il Po per formare una linea difensiva sulla sponda nord del fiume. Non ci sono ponti utilizzabili nel Polesine. L'attraversamento avviene quindi su chiatte. Messore sale a bordo di una di queste insieme ad altri italiani, tedeschi e cavalli, tutti stipati in uno spazio ristretto. Gli alleati non danno tregua e bersagliano il fiume con aviazione e artiglieria. Alcune granate cadono vicino alla chiatta, sollevando alte colonne d'acqua. I cavalli, spaventati, si agitano e sbilanciano l'imbarcazione facendola capovolgere. Uomini e bestie cadono in acqua. Un soldato tedesco che non sa nuotare si aggrappa disperatamente a Messore, tirandolo a fondo. Lui se ne libera, lasciandolo al suo destino, e raggiunge la sponda nord a nuoto. Presto anche gli alleati iniziano l'attraversamento. La situazione è fluida e Messore è mandato in ricognizione. Un rumore di cingoli si sta avvicinando. Messore si getta a terra e fra le canne intravede la figura di un semicingolato M3 armato di mitragliatrice calibro 50. Anche questo mezzo è in ricognizione. Messore innesca la carica del suo Panzerfaust e prende la mira, ma anche lui è stato individuato dal mitragliere nemico. I due ora sono faccia a faccia e aprono il fuoco simultaneamente. Il Panzerfaust colpisce in pieno l'M3 facendolo esplodere. Messore si alza e si allontana rapidamente. Raggiunto il suo comando, si presenta per fare rapporto. Mentre parla, inizia a sentire un dolore alla spalla
come se l'avesse colpito una sassata. L'ufficiale gli fa notare che da quella spalla sta uscendo del sangue. Messore minimizza, ma quello lo manda in infermeria comunque. La spalla è stata perforata da un proiettile della calibro 50. Passato l'effetto dell'adrenalina, il dolore inizia a farsi sentire. Sono gli ultimi giorni dell'aprile 1945. Gli alleati stanno dilagando nella pianura padana. Il camion su cui viaggia Messore e gli altri feriti sobbalza sulla strada danneggiata dai bombardamenti. È diretto all'ospedale di Padova. Per le strade compaiono uomini armati che indossano il fazzoletto tricolore al collo. Messore, avendo passato l'ultimo anno al fronte, non sa niente della situazione politica corrente e pensa addirittura che siano patrioti pronti all'ultima estrema difesa dell'Italia, invasa dagli alleati. In realtà sono partigiani usciti allo scoperto. La guerra è ormai finita da diversi giorni e Messore viene dimesso dall'ospedale. Si rende conto che ormai lui e gli altri reduci della RSI sono considerati dei reietti e che la loro incolumità è in pericolo. Per non correre rischi, decide di restare in Veneto, spacciandosi per un ex militare tornato dalla Germania. Riesce a trovare lavoro presso una fattoria. Per un po' tutto procede tranquillo, ma presto si rende conto che un giovane che lavora con lui sospetta qualcosa. Prima che sia troppo tardi, Messore decide di andarsene e di provare a tornare in Piemonte. Il viaggio avviene senza incidenti e arriva a casa sano e salvo. Il piano originale per il gruppo Vega prevedeva che, a guerra finita, ogni uomo si sarebbe dovuto recare in una delle città occupate, iniziare un'anonima vita da civile e restare a disposizione per azioni di sabotaggio. Un'attività pericolosa che in caso di cattura prevedeva la fucilazione, sorte che era infatti già toccata a 3 dei loro uomini. Il racconto dei fatti, riferitemi in prima persona da Messore, si ferma qui. Il resto di quello che so si basa su articoli, altre testimonianze e, francamente, sentito dire. Sembra che l'operazione sia poi stata cancellata e che alcuni degli uomini che avrebbero dovuto parteciparvi sarebbero poi confluiti nell'organizzazione Gladio, che era una costola di Stay Behind, che sarebbe dovuta intervenire nel caso in cui i comunisti, aiutati da agenti sovietici, avessero cercato di prendere il potere con le armi. Ma queste, appunto, sono solo speculazioni, e qui la storia si perde fra le nebbie dei segreti di Stato. Probabilmente uno dei motivi per cui Messore non accettò mai di farsi intervistare.